come sarà organizzato questo video. Vi parlerò di 5 parole che bisogna assolutamente conoscere per parlare italiano. Addirittura, ormai, mica, anzi, piuttosto. E come sempre restate fino alla fine del video per un esercizio di ripasso. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo, per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. La comunicazione non è fatta solo di grammatica, soprattutto tra i madrelingua. È fatta invece in gran parte di quelle piccole parole che gli italiani ficcano un po' ovunque e che dovete assolutamente conoscere per comprendere le conversazioni tra e con i madrelingua. Cominciamo con la prima. Addirittura. Lo confesso, questa è probabilmente la mia preferita. Addirittura è un avverbio che serve a confermare qualcosa di sorprendente, inaspettato, estremo. Quando lo usiamo, vogliamo comunicare che l'informazione che stiamo dando, che quello che stiamo dicendo, va oltre le aspettative normali. È sensazionale. E lo possiamo utilizzare sia da solo, come esclamazione, sia all'interno di una frase. È un avverbio neutro e perciò lo utilizziamo sia nel parlato sia nello scritto, sia nel formale che nell'informale. È utile anche menzionare alcuni dei suoi sinonimi. Perfino o persino, niente meno. Ma adesso vediamo un po' come si usa addirittura. Come vi dicevo prima, introduce informazioni straordinarie, sensazionali. Ad esempio, Laura ha studiato tanto e ha addirittura preso 30 lode all'esame. Cioè, non soltanto lei ha studiato tanto, ha anche preso il massimo dei voti. Ieri ho cucinato per la prima volta e mia madre ha addirittura chiesto il bis. Non soltanto ha mangiato tutto quello che avevo preparato per la prima volta, no, ha anche chiesto il bis. Eccezionale, no? Il mio cane ha addirittura imparato ad aprire le porte. Incredibile per essere un cane. Ma, come vi dicevo prima, lo si può anche utilizzare da solo come esclamazione per esprimere proprio sorpresa, stupore, sia in contesti positivi che negativi. Ho vinto 1.000 euro alla lotteria. Addirittura! Che fortuna! In questo caso esprime sorpresa in senso positivo. Il volo è stato cancellato e dovrò aspettare per 8 ore. Addirittura! Che sfortuna! In questo caso invece la sorpresa è purtroppo negativa. Essendo noi italiani particolarmente enfatici quando parliamo, particolarmente drammatici, amiamo questa parola. Passiamo alla parola successiva. Ormai. Attenzione a questa parola perché molti stranieri la usano in maniera scorretta
E invece noi italiani la utilizziamo veramente sempre. Dunque è importante riconoscerla e anche utilizzarla bene per fare bella figura. Ormai è un avverbio di tempo che indica un punto di non ritorno, e cioè un momento in cui le cose sono cambiate in modo definitivo. Insomma, esprime l'idea che siamo arrivati a una certa posizione, a una certa situazione e non possiamo o non ha senso tornare indietro. Quindi notate un po' la sfumatura che questa parola porta con sé, un senso di rassegnazione, accettazione. Scrolliamo le spalle. Però non è necessariamente sempre negativo e inoltre è un avverbio di registro medio, anche questo, e quindi lo possiamo ritrovare sia in contesti formali che in contesti più informali, sia nel parlato sia nello scritto. Esiste, tra l'altro, anche una forma alternativa un pochino meno comune, oramai. A seconda del contesto può essere sostituito da espressioni come a questo punto, già, quasi. Vediamo i suoi usi e degli esempi. Ormai può essere utilizzato per esprimere che è troppo tardi per cambiare qualcosa. Un po' con rassegnazione, non possiamo fare più nulla. Volevo comprare i biglietti del concerto, ma ormai sono finiti. Sono rassegnata, è troppo tardi, non posso tornare indietro, i biglietti non ci sono più. Avrei voluto studiare medicina, ma ormai ho 50 anni. Significa, a questo punto della mia vita non posso ricominciare da zero. È troppo tardi. Lo accetto e vado avanti. Non posso cambiare nulla. Il treno parte tra 2 minuti. Ormai non ce la faccio. Significa, è inutile correre. Comunque non arrivo in tempo. Comunque devo prendere il treno successivo. Sono rassegnata. Però attenzione, come vi dicevo prima, a volte non ha la sfumatura negativa. A volte è piuttosto neutro e indica semplicemente che siamo giunti a un certo punto. Una frase che sento dire spesso ai miei studenti. All'inizio il caffè italiano mi sembrava troppo forte, ma ormai mi piace tantissimo. Significa, ma a questo punto, senza una sfumatura di accettazione o rassegnazione, significa semplicemente che è passato del tempo, probabilmente ho viaggiato molte volte in Italia in questo tempo e mi sono abituato al sapore del caffè. Dunque, a questo punto mi piace. Oppure, un'altra frase che sento dire spesso ai miei studenti. Ormai conosco Roma come le mie tasche, che significa molto molto bene. Perché? Perché sicuramente i miei studenti viaggiano molto spesso a Roma, tante volte, e ogni volta che viaggiano
camminano, esplorano. Di conseguenza è per loro giunto il momento adesso di conoscerla tanto bene, senza rassegnazione, anzi, è una cosa molto positiva. Ancora, possiamo utilizzare ormai con il significato di già, neutro o ancora con una sfumatura di rassegnazione. Neutro potrebbe essere, ad esempio, sono ormai 3 anni che studio l'italiano. Neutro. Ad esempio, qualcuno vi chiede: "Oh, ma dai, stai studiando l'italiano anche tu?" Sono ormai 3 anni che lo studio. Significa è già passato tutto questo tempo. Ma, come vi dicevo, potrebbe anche esprimere un velo di tristezza. È ormai 1 anno che non vedo i miei genitori. Siamo lontani geograficamente, un po' mi dispiace. Un po' più raro, però è anche possibile trovare ormai con il significato di quasi. Ad esempio, la cena è ormai pronta, mancano 5 minuti. Non so, per esempio, vostro figlio vi dice: "Vado a farmi una doccia, non ci metto molto, solo 30 minuti." E voi dite: "No, la cena è ormai pronta, mancano 5 minuti. La doccia la farai dopo." So cosa state pensando. È ormai troppo tardi per me per imparare i verbi pronominali. E qui vi sbagliate. Non serve accettazione, non serve rassegnazione, perché Graziana ha la soluzione. Questo non era neanche previsto, ma ho fatto una rima fuori dal copione. Infatti, ho realizzato proprio un corso esclusivo, l'unico in circolazione, dedicato ai verbi pronominali italiani. Si chiama Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. Attraverso 30 video lezioni chiare, dirette, immediate, avrete la possibilità di comprendere le differenze nelle sfumature tra gruppi di verbi pronominali. Ogni video lezione parla di un gruppo o una coppia. Ogni video lezione poi è affiancata da un articolo dettagliato e approfondito con curiosità, esempi, alternative. Alla fine dell'articolo avete la possibilità di scaricare il PDF, molto utile per ripassare anche senza internet o senza il vostro dispositivo, e ci sono anche degli esercizi interattivi per mettervi alla prova e ripassare. L'accesso è illimitato, una volta acquistato il corso sarà vostro per sempre, e in solo 1 mese o comunque in soli 30 giorni avrete la possibilità di arrivare a padroneggiare questi verbi che, è vero, causano sempre molta confusione. Visitate questo link per saperne di più. Fidatevi, ne vale la pena. Lo trovate anche in descrizione. E adesso passiamo alla prossima parola. Mica. Mica è un avverbio che deriva dal latino mica. Wow! Ma cosa significava in latino mica? Significava briciola. Quindi originariamente indicava qualcosa di molto piccolo, quasi niente. Oggi si usa principalmente per rafforzare una negazione o per negare qualcosa da solo, o anche nelle domande per indicare
per caso. Lo utilizziamo molto, come potete notare. A differenza delle due precedenti, questa è più utilizzata nel parlato, nelle conversazioni o magari nei discorsi informali e può essere sostituita da espressioni come per niente, affatto o per caso, a seconda di come viene utilizzata. Ma appunto vediamo come viene utilizzata. Innanzitutto vi dicevo, si utilizza per rafforzare una negazione. Quando insomma vogliamo dare più forza a una frase negativa. E in genere utilizziamo la struttura non, verbo, mica, che appunto significa per niente, assolutamente. Questo esercizio non è mica difficile. Significa questo esercizio non è affatto difficile. Marco non è mica stupido, sa quello che fa. Significa Marco non è stupido proprio per niente. Lui sa bene cosa sta facendo. Non ho mica tempo per queste sciocchezze. Significa senti, basta. Taci, non ho assolutamente tempo, certamente non per ascoltare cose irrilevanti. Ma, come vi dicevo prima, talvolta mica si utilizza proprio da solo, sempre in senso di negazione. Lo utilizziamo infatti proprio a sostituzione della negazione non. Però attenzione, va utilizzato nello stesso posto di non, quindi davanti a ciò che si vuole negare, sia esso il verbo o altro. Ti è piaciuto il film? Mica tanto, che significa non tanto. Com'è il nuovo ristorante? Mica male. Che significa non male. Approvato. Mica ho capito cosa vuoi dire. Che significa non ho capito bene cosa vuoi dire. Ma ancora lo si può utilizzare in domande con il significato di per caso. Quando facciamo una domanda in un contesto informale, ma vogliamo comunque essere un po' gentili. Non avresti mica un caricatore per il telefono? Hai mica sentito che ore sono? Ripeto però, solo se conosciamo l'altra persona, solo se siamo in un rapporto informale con lei. Siamo arrivati alla quarta parola, anzi, e questa parola vi potrebbe salvare la vita o comunque salvare la faccia, perché la utilizziamo molto quando cambiamo idea. Infatti, anzi è una congiunzione avversativa che serve principalmente a contrapporre due idee o a correggere quello che si è appena detto. Il suo significato base è al contrario, ma può anche significare o meglio, quando vogliamo rettificare, precisare qualcosa. È, devo dire, una parola molto versatile, molto frequente, di registro neutro, quindi la si trova sia in contesti formali che in contesti più informali. Tra i suoi sinonimi troviamo proprio al contrario, invece, o meglio. Ma come si usa? Anzi, allora innanzitutto la vediamo con il significato di al contrario. E in questo caso la troviamo dopo una frase negativa. Questo libro non è noioso, anzi è appassionante.
non sono arrabbiata con te, anzi, ti ringrazio per la tua sincerità. Come vedete, frase negativa e dopo diciamo una cosa contraria. Non sono arrabbiata, ti sono grata. No, la grammatica italiana non è impossibile, anzi, è piuttosto facile, soprattutto se seguite l'Ernamo, quindi seguite l'Ernamo su tutti i social e lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Utilizziamo anzi anche con il significato di o meglio, per correggerci. Ad esempio, quando diciamo qualcosa e vogliamo modificarlo. E qualche volta per rinforzare il cambio della nostra opinione possiamo aggiungere sì o no. Anzi, no, se la frase di prima era affermativa. Anzi, sì, se la frase di prima era negativa. Prendo un tè. Anzi, no, prendo un caffè. Frase di prima affermativa. Prendo un tè. Cambio idea, voglio modificare quello che ho detto, uso anzi. Non mi basta, voglio sottolineare che ho cambiato idea, uso no. E poi dico quello che invece voglio infatti dire. No, non voglio uscire stasera. Anzi, sì dai, andiamo. Ho cambiato idea così, su due piedi. E dunque, siccome nella frase di prima avevo usato una negazione, per sottolineare uso sì, per dire no, aspettate, ho cambiato idea. Ma posso correggermi anche semplicemente usando solo anzi. Ci vediamo alle 8, anzi alle 8:30. Mi correggo molto rapidamente, senza dare troppa enfasi al mio cambio di opinione. E poi lo utilizziamo quando vogliamo enfatizzare quello che abbiamo detto. Non stiamo esprimendo qualcosa di opposto, di contrario. Stiamo soltanto aggiungendo una sfumatura in più forte a quello che abbiamo appena detto. Questo tiramisù è buono. Anzi, buonissimo! Non ho cambiato idea. Voglio soltanto dire, oh no, non solo buono. C'è più enfasi. Buonissimo. Marco è intelligente, anzi, è un genio. E così siamo giunti all'ultima parola, non per questo meno importante. Piuttosto. Adesso fate molta attenzione perché questa parola crea qualche problema anche agli stessi italiani. È vero, piuttosto ha diversi significati a seconda del contesto. Può indicare una quantità moderata, come abbastanza. Può servire per cambiare argomento o per correggersi. Ed è una parola di registro medio come la maggior parte di quelle che abbiamo visto in questo video e dunque utilizzabile sia nel parlato che nello scritto, sia nel formale che nell'informale. A seconda del contesto può essere sostituita con abbastanza, parecchio o invece di, preferibilmente o meglio. Facciamo chiarezza. Vediamo un po' quando e come si usa con il significato di abbastanza, parecchio. In questo caso si usa soprattutto con aggettivi e avverbi. L'esame di oggi era piuttosto difficile, cioè abbastanza difficile. Non era facilissimo, non era neanche difficilissimo. Oh, questa borsa è piuttosto cara. Non costa tantissimo, ma costa abbastanza. Il film è finito piuttosto tardi. Attenzione però, perché non si può utilizzare piuttosto con sostantivi o
verbi da soli. C'è piuttosto gente? No. C'è parecchia gente. C'è abbastanza gente. Ho mangiato piuttosto? Oh, no. Ho mangiato abbastanza. Ho mangiato parecchio. Quindi attenzione. Utilizziamo piuttosto anche come un intercalare quando vogliamo cambiare argomento. Ah, va bene, ho capito cosa è successo. Piuttosto, hai parlato con Luca? Sto cercando di cambiare discorso. Ok, lasciamo perdere questo argomento. Piuttosto, dove andiamo stasera? Attenzione, utilizziamo piuttosto, o meglio, piuttosto che, con il significato di invece di, e si usa per indicare l'opzione che non scegliamo. Piuttosto che prendere l'autobus, preferisco camminare. Voglio camminare perché non ho intenzione di prendere l'autobus. Piuttosto che prendere l'autobus. Lo sto escludendo. Dunque, invece di prendere l'autobus, preferisco camminare. Piuttosto che litigare, è meglio parlare con calma. Anziché litigare, bla bla bla. Quindi mi raccomando a piuttosto che significa invece di ed esprime una scelta. Non voglio questa cosa, voglio quella. Piuttosto che, udite, udite, non significa oppure. E lo dico perché anche tanti italiani sbagliano questo. Quando volete offrire un'alternativa, un'opzione, in italiano dovete usare o oppure. Basta. Piuttosto che non esprime un'alternativa. Con piuttosto che voi avete già scelto. Preferisci andare al cinema piuttosto che in pizzeria, piuttosto che al parco divertimenti? No. Preferisci andare al cinema o in pizzeria oppure al parco divertimenti? Mi raccomando. Ancora utilizziamo piuttosto per introdurre una forte preferenza. Non sopporto il caldo. Piuttosto vado in vacanza in montagna, cioè preferisco di gran lunga la montagna. O piuttosto ha il significato di o meglio e lo utilizziamo per correggerci. Parlo bene l'inglese o piuttosto me la cavo. Quindi parlo bene l'inglese. No, aspetta. Mi correggo. O meglio, non parlo benissimo, ma mi arrangio. Posso sopravvivere. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione. E vi ricordo che se vi piacciono queste parole, ce ne sono molte altre da conoscere assolutamente per parlare italiano come un vero madrelingua e ve ne parlo insieme alla mia amica Angela nel video che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Stiamo per vedere l'esercizio, ma prima volevo ricordarvi che se ancora non siete iscritti alla nostra newsletter è il momento di farlo. Perché? Perché ogni settimana vi mando materiali esclusivi, gratuiti, sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana o quello che succede nella mia vita. Inoltre, ricevete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, così non ve ne perdete nessuno. E selezionando il vostro livello al momento dell'iscrizione, riceverete anche una storia proprio adeguata al vostro livello e divisa per episodi.
Quindi in ogni newsletter ricevete le vicende dei personaggi, approfondimenti, curiosità, esercizi. Tutto gratis. E adesso esercizio. Completate queste 5 frasi con la parola appropriata tra addirittura, mica, piuttosto, anzi, ormai. Non ho fame. Ho fatto colazione tardi. Il concerto non era male. Era fantastico. Sono stanco. Vado a dormire. Volevo chiamarti prima, ma è mezzanotte. Ha corso così veloce che ha battuto il record. Scrivetevi le vostre risposte perché tra poco ci sono le soluzioni. Vi ricordo che se volete tutta la teoria di cui abbiamo parlato in questo video, potete passare dal nostro sito web lernamo.com. Per ogni video che pubblico c'è un articolo dettagliato sul nostro sito con tutte le spiegazioni, più degli approfondimenti, più esempi e quant'altro. Sempre sul nostro sito web, per ogni articolo, trovate anche gli esercizi interattivi e un podcast da ascoltare quando volete, dove volete, lo potete anche scaricare. Se andate nella sezione lezioni e cercate qualcosa in particolare, potete proprio digitare quello che vi serve e l'articolo in questione vi verrà fuori. E adesso, soluzioni. Non ho mica fame. Ho fatto colazione tardi. Significa non ho affatto fame. Il concerto non era male, anzi era fantastico. Sto dando enfasi a quanto ho detto. Non era soltanto niente male, era proprio fantastico. Sono piuttosto stanco. Vado a dormire. Cioè, sono abbastanza stanco. Volevo chiamarti prima, ma ormai è mezzanotte. Arrivati a questo punto non posso cambiare quello che è già successo, quindi ti ho chiamato adesso. Ha corso così veloce che ha addirittura battuto il record. Dunque, ha corso così veloce che è riuscito a rompere il record. Com'è andata? Le avevate scritte tutte correttamente nella posizione giusta? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi anche sapere se questo video vi è piaciuto e non dimenticate di passare da questo link e dare un'occhiata al nostro corso sui verbi pronominali per imparare finalmente a padroneggiare questi verbi un po' particolari. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.